Buondì, oggi è domenica, una giornata super intensa qua in cascina. Una domenica sì, una domenica no, qua in cascina accendiamo il forno a legna e cuociamo il pane. Quindi questa è una giornata veramente bella per noi, anche se molto intensa. Intensa perché cuociamo tanti chili di pane e soprattutto questo è un processo che per noi dura 5 giorni, cioè quello che noi cuociamo oggi è partito 5 giorni fa. In questo video vi mostriamo tutti i passaggi che noi facciamo fino ad arrivare alla cottura e anche dalla cottura in avanti, ovvero tutto quello che noi produciamo a livello di panificazione per la cascina. Le cose da dire sarebbero tantissime, noi abbiamo scelto questa modalità, ovvero non fare un video diciamo ricetta di come noi facciamo il pane, visto che il web è pieno zeppo di persone che fanno il pane. Poi il pane è una cosa molto intima, quindi ognuno lo fa a suo modo, noi non vogliamo diciamo condizionare nessuno, ognuno faccia il pane come meglio crede, noi lo facciamo in un certo modo, quindi questo non sarà un video ricetta, ma sarà soltanto uno scorrere della nostra giornata di panificazione in cascina. Oggi la giornata è partita prestissimo, prima dell'alba, abbiamo già finito in stalla, munto, messo gli animali al pascolo. Ora Nina procederà ad accendere il fuoco, lei è la fuochista e guai detto che è. Io vado a fare un piccolo recinto per le mucche e poi torno. Questa è la nostra creatura. Consideriamo un po' questo forno il cuore pulsante della cascina, perché ormai sono 6 anni che è stato costruito questo forno. Quando io sono arrivato qui ovviamente non c'era, questa stanza era completamente in disuso. Io vi metto una foto di come l'ho trovata, questa stanza era veramente tipo un'esplosione, c'erano alberi dentro casa, c'era un casino. Io qui praticamente ho rifatto tutto, ho rifatto pavimento, ho rifatto muri, intonaci, ho rifatto tutto completamente, piano piano, nei primi 2 anni che ero qua da solo mi sono messo lì, ho aggiustato tutto e dopodiché ho pensato di dedicare questa stanza a un forno, perché per me questa tradizione della panificazione in cascina è una cosa veramente importante da portare avanti. Dopo diversi anni di accensione forno, solo recentemente abbiamo capito che il modo migliore per noi è usando fascine, quindi fascine di ramaglie, cose piuttosto piccole, secche ovviamente. C'è un po' di ogni dimensione, però anche questa roba più grossa è legno di scarto perché è molto vecchio, quindi o troppo secco, già un po' svuotato, è nocciola e quindi brucia molto bene e molto intensamente. Noi cuociamo a 200 gradi il pane, quindi in 3 ore riusciamo ad arrivare tranquillamente a 200 gradi, il pane cuoce benissimo. Durante l'inverno, l'autunno ce ne prepariamo una 50, le mettiamo tutte sul fienile, le conserviamo lì e poi le usiamo durante tutto l'anno per accendere il forno. Ne vanno 2 o 3 ad accensione, quindi insomma non ce n'è neanche da farne così tante. Passata di pomodoro, spoiler, cosa faremo dopo il pane? Adesso mentre il forno si scalda ci va 2 o 3 ore, quindi noi faremo altri lavoretti man mano, continuiamo a mettere legna. Io vi lascio le immagini diciamo di tutto il processo della panificazione che noi facciamo fino a questo momento, ovvero è partita 4 giorni fa con i rinfreschi dello lievito madre. Quindi io parto da una pallina piccolina che mi porto dietro di lievito madre, tipo 50 grammi. Cosa faccio? Primo giorno lo raddoppio, secondo giorno raddoppio, terzo giorno raddoppio, cioè raddoppio fino a arrivare alla quantità di lievito che mi serve per produrre i nostri 14-15 kg di panificazione. Siamo partiti 4 giorni fa, oggi è il 5° giorno, cuociamo. Io vi lascio alle immagini di tutto quello che è successo prima di questo momento, dopodiché cuociamo insieme.
Chanto sa chanson, se chanto che chante, chanto pa per you, chanto per mo mio che salvende you, aquellos montaños que tan alto son, men faccium de veire mis amor un son, se chanto che chante, chanto pa per you, chanto per mo mio che salvende you. Paisavus montaños planos levavus, perché posche veire mis amorum sum, se chanto che chante, chanto pa per you, chanto per mo mio che sta luende you. Se chanto che chante, chanto pa per you, chanto per mo mio che sta luende you.
Dunque, circa 3 ore dopo, il fuoco è ancora bello acceso, siamo quasi in temperatura, cioè non aggiungiamo più legna, lasciamo che piano piano vada a spegnersi, perché il pane si cuoce ovviamente con fuoco spento, a differenza della pizza che si cuoce con fuoco acceso. Lasciamo che si spegne, lui è praticamente a 200, adesso man mano che si spegnerà noi sposteremo tutta la cenere da un lato, lasceremo le braci spegnersi bene, chiuderemo la porta, lo lasciamo un attimino che la temperatura si stabilizzi e poi inforniamo. Noi facciamo principalmente 2 lavorazioni con il pane, poi abbiamo fatto tantissimi tipi diversi, ma le 2 principali che facciamo sono delle pagnottine e pane arabo. Adesso piano piano nell'arco di questa giornata vi facciamo vedere tutto. Usiamo tutte farine integrali o semi integrali, abbiamo un bellissimo video su questo canale del mulino dal quale noi ci procuriamo le farine, unico ingrediente che acquistiamo qua in Cascina. Il video è bellissimo, il mulino è molto antico, macine a pietra, tutte macchine in legno. Andate a cercare questo video, io ve lo lascio qua in descrizione, qua linkato, e anche ve lo lascerò a fine video perché veramente merita andare a vederlo. Facciamo queste pagnottine praticamente con una miscela di farine integrale di farro tipo 2 di grano, quindi una integrale 100% e una semi integrale. E poi facciamo pane arabo che è 100% integrale. Pane arabo è una lavorazione diversa che vi mostreremo più tardi. Dunque, mentre il fuoco si sta quasi spegnendo, il forno è a temperatura perfetta sui 200 gradi, noi prepariamo intanto le palline per il pane arabo. Questa è una lavorazione che a me sta tanto a cuore, io la faccio da tantissimi anni. Noi mangiamo prevalentemente pane arabo in casa. Pane arabo non è niente di diverso dal pane, insomma è comunque lievitato e comunque l'impasto è molto simile, un'idratazione leggermente maggiore, ma la differenza è che invece che fare delle pagnottine, il pane arabo viene schiacciato in questo modo. Poi ve lo farò vedere anche meglio quando ci sarà Nina ad aiutarmi con le riprese, perché adesso è andata al pascolo con le capre. Si procede da questo punto, si fanno delle cose piatte così come questa, si mettono su un telo ad asciugare qualche minuto e poi quando abbiamo finito di cuocere il pane inforniamo questo di nuovo a fuoco acceso. Usiamo sul tavolo farina di semola di grano duro. Abbiamo tutti impasti da circa 3,5 kg, 4.
Dunque c'è dentro la seconda infornata. Quando siamo in due le cose sono un po' più scorrevoli, da solo e in più facendo il video rimane un po' più macchinoso, però viene un ottimo risultato veramente. Intanto Nina sta tornando dal pascolo, così poi procediamo insieme. Diciamo la prima infornata, quando il forno è molto caldo, in 10-12 minuti le pagnottine sono cotte. La seconda infornata ce ne va già a 15-20, ne facessimo una terza ci va 30-35 e così via. Il forno scende leggermente di temperatura e man mano che si mette dentro roba ci va leggermente più tempo. Come avete visto, noi lasciamo la parte inferiore della porta aperta per quasi tutta la cottura, la chiudiamo solo proprio a fine cottura. Questa è una cosa che abbiamo imparato recentemente e Nina vi spiegherà dove e da chi. Sono arrivata e sono stata accorta con il pane già cotto. Ci vorrebbe qualcosa da pucciarlo, non c'è? C'è anche. Buonissimo. Pane e pomodoro. Questa innovazione di cuocere il pane col forno un po' aperto arriva da un video di Deggio la Mula per chi conoscesse il canale, che ha fatto ormai diversi mesi fa a casa di un contadino, Silvio Ribeiro mi pare si chiamasse. Gli ha fatto un video lì da lui mentre cuoceva il pane in un forno a legna e lui ha detto una cosa molto interessante che poi noi abbiamo provato, che è che il pane ha bisogno di ossigeno in cottura per poter lievitare meglio. E allora noi abbiamo provato e abbiamo visto che il pane lievita, non dico gonfia, non dico il doppio, però comunque che c'è un grande miglioramento. Quindi ringraziamo Silvio Rivero, sua moglie, i suoi figli, una famiglia bellissima, abbiamo visto nei video di Deggio e soprattutto lo ringraziamo per questa novità che per noi è stata molto utile. Seconda infornata. Opla. Come si può vedere a noi il pane piace ben cotto. Sì. Alcuni potrebbero dire ma è bruciato, in realtà no, lo facciamo venire leggermente più scuro sopra, però per noi significa che la mollica dentro è ben cotta. Nelle pagnottine ci piace così, altrimenti le pagnottine tipo queste che rimangono più chiare sopra sono più morbide, però il cuore dentro non è ben cotto e non è tanto digeribile, quindi io preferisco farlo venire così. Preveniamo eventuali commenti, il pane è bruciato, non si fa così, perché noi sul pane siamo occhio. Noi siamo senza pietà per il pane. Zac! No, a parte gli scherzi, il nostro rito, diciamo, del pane per noi è veramente una cosa molto importante, direi sacra. Ci mettiamo veramente tutto l'impegno, tutta l'intensità. È un rito che dura 5 giorni, dal primo rinfresco dello lievito madre fino alla cottura, e quindi è una cosa che veramente ci teniamo particolarmente. Per ognuno produrre il proprio pane è una cosa che viene veramente dal cuore, è l'alimento per eccellenza per noi. In questa cascina sono secoli che si fa pane. Noi cerchiamo di portare avanti questa tradizione con tutta la passione e l'intensità possibile, e sicuramente ci sono dei panettieri, perché io lo so, Enrico? Lo so che ci sono panettieri che ci guardano, per cui consigli dati con delicatezza. Adesso in sacchetto la prima infornata di pagnottine che si sono raffreddate. Sì. Ovviamente quando accendiamo il forno a legna cerchiamo di cuocere, di sfruttarlo il più possibile, visto che si accende solo ogni 2 settimane, per cui cuociamo 15 kg di pane, di cui parte va alle nostre famiglie, ai miei genitori, ai genitori di Leo, così. Poi il forno può essere usato in 1000 modi, anche quando la temperatura comincia a scendere. Stasera inforneremo i ceci che cuoceranno tutta la notte. Una volta lo usavano anche per essiccare, per esempio. È la mattina di solito in cui facciamo gli impasti, e da lì ci sono dalle 24 alle 48 ore di lievitazione dell'impasto con il nostro lavoro a fare le pieghe.
Tra l'altro noi preferiamo chiamarla maturazione più che lievitazione, perché nel nostro caso non ci interessa fare dei grossi lievitati, delle grosse lievitazioni, quanto più far maturare l'impasto, quindi che l'impasto maturi e che possa poi diventare un buon pane. Questo che vedete qui è una calligrafia araba che ci ha lasciato una donna libanese e raffigura il pane. È una calligrafia che ha tutte le parole praticamente degli ingredienti che compongono il pane. Contiene 7 parole che sono tutti gli ingredienti del pane. La prima, in realtà, che è la più grossa, è pane. E poi all'interno di questo cerchio che è fatto dalla parola pane c'è l'acqua, c'è la farina, c'è lo lievito e ce n'è un'altra che io non... ce ne sono altre 2 che io non so cos'è. C'è sale. Me ne manca una. Mancano 2. Quali? Ayat. Hayat è vita. Ah, vita. E poi? Hub. Quello non so cosa. Amore. Ah, amore. C'è vita, amore e gli ingredienti del pane. Hayat è qui. Questo è il pane arabo, il pane che noi mangiamo di più. Ci mette, come avete visto, 1 minuto a cuocere se il forno è bello caldo, cuoce a fuoco, col fuoco acceso e poi viene messo in questa che noi chiamiamo culla perché praticamente la prima fase la fa qua dentro così rimane morbido e questi avete visto che gonfiano come un cuscinetto, gli facciamo un'incisione per far uscire il vapore che c'è dentro, altrimenti farebbe tornare la pasta molle. Lo lasciamo un po' qui a raffreddare e poi quando è già abbastanza freddo lo mettiamo in dei sacchetti e poi nel congelatore. Su quelli dove non c'è bisogno non lo faccio neanche. Questo non è un pane croccante, come si può vedere è un pane morbido, che può anche essere tagliato a metà, farcito, arrotolato, quindi deve essere morbido. Questa è un'altra cosa divertente della cultura araba. Loro non hanno le pagnotte, quindi non fanno i panini, ma fanno i rotolini. Difatti noi ogni tanto per spuntino ci facciamo il rotolino, cioè mettiamo dentro qualcosa e poi si arrotola e si mangia, tipo arrotolato kebab. Che grezza! Adesso un attimo di riposo perché sono 5-6 ore che ci diamo dentro. La giornata apparentemente potrebbe essere finita, ma invece no. Non è ancora mezzogiorno. Noi abbiamo questa regola che il calore del forno a legna si condivide sempre, quindi cuociamo il pane sempre anche per qualcun altro e ogni volta che riusciamo invitiamo qualcuno e gli offriamo qualcosa cotto nel forno a legna. E oggi faremo una bella pizza, si può dire? O era una sorpresa? Oggi facciamo una bella pizza, ma non ve lo dico per chi. Per la cottura del pane direi che oggi siamo a posto, abbiamo finito e adesso prepariamo le ultime cose perché tra poco arrivano gli ospiti e si mangia la pizza.
volevo ancora dirvi, andate a vedervi il video che abbiamo fatto al mulino dove prendiamo le farine, perché è bellissimo e facciamo vedere come vengono macinate, ne parliamo, è proprio un bel video e Francesco sarebbe molto contento. Abbiamo preparato un po' di linea, no? Se ci fosse ancora qualcuno che si stesse chiedendo il perché noi facciamo tutto questo lavoro, una delle risposte, o comunque una delle principali risposte, è su questo tavolo. Su questo tavolo abbiamo passata di pomodoro fatta da noi, con dentro olio di oliva fatta da noi nell'uliveto, olive nostre, salamoia, mozzarella fatta da noi, con latte della nostra mucca, aglietti raccolti freschi nell'orto, cipollotti raccolti freschi nell'orto, zucchine grigliate dell'anno scorso e congelate, impasto fatto da noi col nostro lievito madre, solo la farina acquistata, origano fatto da noi, basilico fresco, andiamo a prenderlo nella serra. Noi oggi produrremo una decina di pizze per noi, per gli ospiti, 99% degli ingredienti prodotti col nostro lavoro. Questo è ciò che domani mattina ci fa alzare dal letto e continuare a lavorare e a fare tutto quello che facciamo. Questa è una soddisfazione inimmaginabile, arrivare a un'autoproduzione di questo genere. Oltre che poi il piacere del mangiarlo è proprio l'ultima cosa, ma avere questo su questo tavolo, tutto frutto del nostro lavoro, veramente ci fa esplodere il cuore di gioia. La disciplina nel produrlo è già un beneficio che culmina con il beneficio che ti dà nutrirsi di questi ingredienti, di questa qualità. Vi faccio vedere anche questa, va, proprio perché oggi è domenica, vi faccio un regalo. Questa è l'ultima chicca, produzione Cascina Girasole, gorgonzola, sempre col latte della nostra mucca. Esperimento, oggi lo assaggiamo, vediamo cosa succede. Questo è il momento clou della giornata. Metamorfosi di Gennaro avvenuta. Esatto, io indosso il mantello di Gennaro a un certo punto. Questo è il mio superpotere. Dunque noi la inforniamo così pulita perché facciamo una piccola precottura, ma rapidissima, 20 secondi di precottura della pasta sotto, perché ci piace ben cotta. Invece se la condiamo subito rischia che poi rimane un po' troppo elastica. A noi ci piace ben cotta, ma proprio appena fa le bollicine così, tac, noi la togliamo. Questo era già un risultato finito. Esatto, questa diventerà una pizza, una margherita con cipolle e olive. Sì. E di qua invece facciamo una focaccia, zucchine e parmigiano. Però le zucchine le mettiamo subito e il parmigiano lo mettiamo in uscita, se no si brucia. Mettiamo tutte così, ricca. Ok, un filino d'olio. Olio che arriva da qui. Di mozzarella qua. Ok, ci mettiamo 2 cipolline. Tra l'altro questi sono proprio cipollotti, quindi super teneri. Boh, inforniamo. Là. Voilà. Una e 2. Voilà. Parmigiano? Sì, assaggiamo piano. Ok, si parte. Arrivo Gennaro. Ciao Gennaro, sì, perché ti sposto qui. C'è da sciopare oggi. Aspetta, questo mi sposto là. Ma Leo, leviamo questo? Ma noi faremo onore, non preoccupatevi. Telecamerina!
Papi, cosa dici? Rialza ancora un po'? Mangiamo, noi mangiamo. Rialzo. Così i malpasso sono finiti sul Siamo finiti in canale. cascina. Liguria Piemonte. Dai, Unione Liguria Piemonte, ci sta, ci sta. Bisognava fare. Le anime che si incontrano vuol dire che va sempre bene così. Buon appetito, che in realtà l'abbiamo già un po' saziato, ma ci sta ancora.